Ciao amici, ciao a tutti. In questo video vedremo che cosa hanno fatto di nuovo gli sviluppatori di DroneLink. DroneLink è quell'app di terze parti che molti di quelli che hanno il DJI Mini 2 conoscono perfettamente, perché sono state rilasciate gli SDK del DJI Mini 2. Purtroppo chi ha il DJI Mini 3 non può provarlo e non sa che cos'è. Io ho ancora il mio famosissimo ormai Mavic Air 2 e quindi ho guardato un pochino come funziona la nuova versione di DroneLink, perché se c'era una cosa che differenziava DroneLink dall'ICI erano le funzionalità on the fly, cioè l'interfaccia grafica che hai quando fai partire DroneLink, non tanto nelle missioni ma proprio l'utilizzo di DroneLink con il drone senza missione, che era molto indietro rispetto all'ICI. Stanno cercando di andare avanti, ma vedremo che c'è ancora qualcosina che non va. Quella che vedete è la nuova interfaccia dell'app di DroneLink, basata sulle nuove SDK UX della DJI. Gli sviluppatori di DroneLink stanno cercando di ottimizzare la loro app per favorirne l'utilizzo non solo per l'esecuzione di missioni create via computer, ma anche per l'utilizzo on the fly, cioè al posto della DJI Fly. Noterete subito che vi è un errore in alto di colore giallo. Bene, quello è un errore dell'SDK. Sebbene il software dica di riavviare il drone, in realtà non si può rimuovere, ma si può nascondere dove c'è l'icona dell'occhio. Attenzione però a rimuovere i messaggi importanti nel caso in cui ve ne fossero. In basso, accanto all'icona della macchina fotografica, c'è un'altra icona, ma purtroppo qualsiasi cosa si attivi sul display dice Feature Not Supported. Questo perché, come già successo con altre funzioni, non vi è una selezione di quelle disponibili per il drone collegato ed quindi una esclusione di quelle non supportate. Sono tutte visibili. Poi sta all'utilizzatore ricordarsi quali non sono disponibili. Selezionando i soliti tre puntini si entra nel menu, in particolare in quello dedicato alla fotografia, e si capisce che quella icona era dedicata al focus e allo spot meter. Ci accorgiamo che esiste anche la possibilità di attivare l'istogramma, il fuoco manuale e il blocco esposizione. Attivo tutto. Strano, c'è qualcosa che non va, l'istogramma non mi fa vedere nulla se non 4 strisce colorate. Clicco di nuovo sulle icone e ancora la scritta funzione non supportata. Vabbè, partiamo e vediamo se si attiva l'istogramma. A me non sembra proprio, forse perché sono in modalità video. Provo ad allargare la finestra dell'istogramma mettendo quella più grande, ma niente, sempre uguale. Allora spengo la registrazione. Vediamo che cosa succede cliccando sull'icona della macchina fotografica. Ecco, tutti i parametri dedicati alla fotografia. Anche in questo caso si vedono tutte le funzioni, ma non tutte sono disponibili per il mio drone. Vediamo un po' tra le modalità di scatto, c'è anche la funzione panorama. Eccolo, scatta tutto da solo. Eccola qua e vediamo, sì, scatta prima sopra, prima sotto, un'altra volta esce Feature Not Supported, non si sa perché. Vabbè, vediamo alla fine qual è il risultato che abbiamo ottenuto. Apriamo di nuovo il menu delle impostazioni e che cosa troviamo? Virtual Stick. No, si può comandare il drone dal telefono, ma a che serve se sotto il radiocomando? Comunque a me sembra un po' difficile, vi dico la verità, sto provando a farlo alzare ma non va, si abbassa solamente, eppure vado in su con il dito. Basta, vabbè, riprendo il controllo degli stick. E dunque avevo visto un'altra bella funzione.
Ah, eccola, mostrare le coordinate, la posizione della gimbal. Questo magari è utile per stabilire la posizione del drone dopo aver inquadrato un bersaglio. Tolgo la griglia e il reticolo che avrete sicuramente notato prima sul display. Clicchiamo sulla mappa. C'è anche la possibilità di far seguire il drone, come avviene per i navigatori, anche tenendo il nord sempre in alto. Quest'ultima funzione invece che cos'è? Ah, vabbè, fa apparire delle istruzioni quando è completata una missione, vabbè, diciamo abbastanza inutile, simpatica ma inutile. E dai, penso sia tutto, riportiamo il drone a terra. Io immagino che ci sia tanto ancora da lavorare sul display e sull'app. Le potenzialità sono molte, ma bisognerà ancora lavorarci. È comunque una versione beta quella che state vedendo e quindi mi aspetto che succederà a breve. Insomma ragazzi, avete visto, il Mavic Air 2 è ancora un ottimo drone. Adesso mi pare di averlo visto intorno ai 500 euro, quindi va più che bene. Tra l'altro, come vi ho detto, è perfetto per le app di terze parti, quindi se si vuole fare ad esempio fotogrammetria. Non è certamente un 250 grammi, ma è molto resistente, ha una buona resistenza al vento e io mi trovo molto bene. Gli ho montato le eliche della Master Screw e in un altro video potete vedere come mi sono trovato. Insomma, le tengo un po' con quelle originali e un po' con queste. Ancora va molto bene, quindi per chi lo volesse acquistare ve lo consiglio. È un bel carro armato questo qui. Dai, voglio sotto, ciao a tutti.